Alcuni eventi lasciano un segno indelebile nella storia, ma non nella Terra. Qui ebbe luogo la battaglia di Hastings. Dopo quasi 1000 anni è impossibile vedere le tracce del sanguinoso conflitto. Ma qui si compì il destino dell'Inghilterra. È qui che venne ucciso un re e che il vincitore reclamò il trono. 14 ottobre 1066. Sappiamo cos'è accaduto qui quel giorno, grazie a questo. L'arazzo di Bayeux. Un'illustrazione degli eventi cautamente custodita. Mostra i partecipanti. Aroldo, il nuovo re degli anglosassoni in Inghilterra, e il suo sfidante, Guglielmo, duca di Normandia. Guglielmo affermava che il defunto re gli aveva promesso la corona. Così radunò un esercito e salpò per l'Inghilterra per sfidare re Aroldo per il trono. Ma una tempesta mandò all'aria i suoi piani. Nel mentre, Aroldo scoprì che i vichinghi erano approdati a nord. Un'altra minaccia per la sua corona, e si apprestò a combatterli. In Francia, Guglielmo attendeva le giuste condizioni per attraversare la Manica per l'Inghilterra. Il tempo migliorò. Così colse la sua occasione. 400 chilometri più a nord, Aroldo aveva sconfitto i vichinghi. Adesso, sentendo dell'arrivo di Guglielmo, il suo esercito marciò a sud. Alle 9 del mattino, su questa collina, l'esercito normanno di Guglielmo avrebbe affrontato i soldati anglosassoni di Aroldo. Tutto era pronto. Cosa c'era in palio? L'Inghilterra stessa. Nella battaglia di Hastings, la morte di un uomo cambiò il corso della storia. Il re anglosassone Aroldo fu ucciso qui, sulla costa meridionale dell'Inghilterra. Il suo esercito fu sconfitto da Guglielmo. Il dominio anglosassone era finito, per sempre. Nel Natale del 1066, presso Westminster, Guglielmo fu incoronato primo re normanno d'Inghilterra. Ora doveva assicurarsi il potere in tutta la nazione. Iniziò imprimendo il suo marchio sul paesaggio, costruendo cattedrali e castelli in posizioni strategiche. Non si era mai visto niente di simile in Inghilterra. Erano un monito per la popolazione anglosassone su chi fosse al governo. Ma non tutti amavano vivere sotto il regno normanno. Le rivolte anglosassoni scoppiarono in tutto il paese. Re Guglielmo agì in fretta per reprimere le ribellioni. Ma c'era una regione dove il dissenso stava sfuggendo di mano. Il nord dell'Inghilterra. Nel 1069 un gruppo di signori della Northumbria strinse un'alleanza con degli invasori vichinghi. Si avvicinarono a York, in mano ai Normanni. Una grande città con una cattedrale importante, ancora protetta dalle antiche mura romane. Ma le mura non potevano salvarlo. La città e il castello caddero in mano ai ribelli. Il nuovo regno di Guglielmo era in pericolo. Doveva riportare la città sotto il controllo dei Normanni.
Guglielmo ordinò ai suoi uomini di dirigersi a nord. Ma mentre le forze normanne partirono per la loro lunga marcia verso York, quanta resistenza avrebbero incontrato da parte dei ribelli? Guglielmo il Conquistatore riconquistò York dai ribelli. Ora volle impartire loro una lezione per averlo sfidato. Iniziò una brutale campagna di distruzione per reprimere ulteriori resistenze. La devastazione del nord. Villaggi e colture distrutti. Pare che 100.000 uomini furono uccisi. Con spietata efficienza, Guglielmo il Conquistatore si garantì l'obbedienza nel suo nuovo regno. Ma non sarebbe durato. Sarebbe stato gettato nel caos dai suoi stessi figli. Quando Guglielmo il Conquistatore morì nel 1087, gli succedette il suo figlio prediletto, re Guglielmo II, detto Rufus. Ma dopo 13 anni di regno, accadde il disastro. Mentre era a caccia, venne ucciso. Il fratello minore di Guglielmo prese il suo posto come re Enrico I. Ma c'era un problema. Al tempo, il fratello maggiore di Enrico, Roberto, duca di Normandia, era in crociata. Quando ritornò, era furioso che Enrico si fosse preso il trono. Dalla Normandia, Roberto cercò di invadere l'Inghilterra per reclamare la corona di suo fratello. Ma fallì e ritornò a casa. Come atto di rappresaglia, Enrico contrattaccò. Contrariamente a quanto accadde nel 1066, attraversò la Manica e invase la Normandia per minare il regno di suo fratello Roberto. Il suo primo bersaglio fu Bayeux, una ricca e splendida città, gioiello della Normandia. Enrico stava per iniziare la sua campagna, scatenando le sue forze sulla città. Bayeux stava per subire l'ira dell'esercito inglese. Mentre Bayeux bruciava, re Enrico sfruttò il suo vantaggio. Impossessandosi di fortificazioni chiave e comprando la lealtà dei potenti, allentò la presa del fratello sulla Normandia. Nel 1106, a Tanchebré, i due fratelli avrebbero combattuto per contendersi le terre del padre. I figli di Guglielmo avevano risolto la loro lunga faida per il controllo della Normandia. Re Enrico aveva prevalso. Ma Luigi VI, re di Francia, non avrebbe accettato l'erede di Enrico come duca di Normandia. Il fragile potere di Enrico sarebbe stato messo alla prova per la prima volta con l'invasione del re di Francia. Dopo la sconfitta dei francesi nella battaglia di Bremulles, la Normandia tornò nelle mani di re Enrico. Ma un anno dopo, la sua fortuna si trasformò in tragedia. Nel 1120 suo figlio ed erede Guglielmo Adelin morì in un naufragio. Il futuro del regno di Enrico I era in pericolo. A Enrico serviva disperatamente un erede. Senza alcun figlio maschio legittimo ancora in vita, ruppe la tradizione e scelse sua figlia, Matilde. Enrico fece prestare giuramento ai baroni per accettare Matilde come regina. Ma quando il re morì,
infransero la promessa. L'Inghilterra non sarebbe stata governata da una donna. Il cugino di Matilde, Stefano, colse l'occasione e pretese il trono. La crisi si spostò nella capitale. Stefano fu incoronato nell'abbazia di Westminster, ma Matilde voleva ciò che le spettava. Aveva trovato dei potenti sostenitori che avrebbero combattuto Stefano per il suo diritto a regnare. Il loro conflitto travolse l'Inghilterra in una guerra civile. La battaglia infuriò per tutta la nazione. Nel 1141 tutto si concentrò su una delle città più strategiche del regno, Lincoln. Gli alleati di Matilde conquistarono il castello. Ma re Stefano era determinato a riconquistarlo. Assediò il castello. Ci fu uno stallo. All'alba del 2 febbraio, tutto stava per cambiare. Il fratellastro di Matilde, Robert di Gloucester, corse in suo aiuto. Le forze di Robert si avvicinavano a Lincoln e l'esercito di Stefano si allontanò dal castello. Robert poteva conquistare la corona, ma solo se il suo esercito avesse vinto. La vittoria su re Stefano presso Lincoln diede a Matilde un bel vantaggio nella lotta per la corona inglese. Ma negli anni a seguire le fragili lealtà cambiarono e, sotto la minaccia della cattura, Matilde fu costretta a ritirarsi. Mentre le sue proprietà in Inghilterra venivano attaccate dalle forze del re, spettava a suo figlio, Enrico, mantenere viva la pretesa al trono di Matilde. A Wallingford, all'ombra del castello, la fazione di Matilde, comandata da suo figlio Enrico, dimostrò di essere ancora disposta a combattere re Stefano per la corona. Ma dopo 15 anni di conflitto, entrambi ne avevano abbastanza. Quindi scesero a patti. Matilde avrebbe rinunciato al trono, a patto che alla morte di Stefano, Enrico, suo figlio maggiore, gli sarebbe succeduto. Un anno dopo fu incoronato re Enrico II e lavorò per far prosperare il regno sotto il potente impero angioino. Ma ancora una volta, ciò che il re aveva costruito durante la sua vita era destinato a essere distrutto dai suoi figli. Re Enrico II ebbe 4 figli legittimi e organizzò la divisione del suo regno tra di loro. Ma questi combatterono per il dominio. Contro ogni probabilità, il figlio più piccolo, Giovanni, divenne re. Ma re Giovanni era malvisto. Perse una grande porzione dell'impero angioino conquistato dal padre e fallì nel riconquistarla in costose battaglie, pagate dalle tasse dei suoi sudditi. I baroni non poterono più sopportare la situazione. Forzarono Giovanni a concordare una carta che limitava il suo potere, la Magna Carta, ma violò la parola data. I baroni si ribellarono, invitando Luigi di Francia a invadere l'Inghilterra. Nel 1216 Luigi salpò per Dover e si mise in testa di prendere il castello. Protetto dalle forze leali a re Giovanni, era comandato da Hubert de Burgh. Descrisse il castello come la chiave per l'Inghilterra. Era così. Nelle mani dei francesi sarebbe caduto il regno.
L'anno precedente alla difesa di Dover, lo sprezzo di Re Giovanni verso la Magna Carta aveva portato l'Inghilterra a una ribellione conosciuta come Prima Guerra dei Baroni. In tutta l'Inghilterra, i baroni ruppero i vincoli con la corona e si impossessarono di città importanti, tra cui Rochester. Con il regno in pericolo, Giovanni schierò l'esercito per riconquistare Rochester e catturare i traditori. Quando le forze leali a Re Giovanni indebolirono il castello di Rochester, fu la fine per i ribelli. Entro pochi giorni si erano arresi. Ma i baroni ribelli attendevano. Il loro alleato, Luigi di Francia, aveva inviato una forza di invasione per aiutarli a detronizzare Re Giovanni. Poi, verso la fine del 1216, il re si ammalò di dissenteria e morì. Suo figlio, di appena 9 anni, fu incoronato re Enrico III. Ora spettava al reggente del giovane re, il cavaliere di 70 anni, Guglielmo il maresciallo, proteggere la corona. Affrontò una sfida quasi impossibile. L'Inghilterra si stava sgretolando. I ribelli conquistavano città dopo città. Ma Guglielmo il maresciallo aspettò con pazienza e si preparò a sconfiggere i ribelli. Nel maggio del 1217 colse al volo l'occasione che stava aspettando. Guglielmo scoprì che i ribelli pianificavano di assediare contemporaneamente il castello di Dover e il castello di Lincoln. Con le forze ribelli divise e indebolite, Guglielmo il maresciallo condusse il suo esercito a Lincoln. Il castello, da un lato della città, era ancora sotto il controllo dei monarchici, con a capo la formidabile Lady Nicola de la Haye. Ma le strade erano sotto il controllo dei ribelli. Il 20 maggio 1217, le forze condotte da Guglielmo il maresciallo arrivarono per riconquistare la città controllata dai ribelli. Il futuro dell'Inghilterra dipendeva dal successo di questa missione. Il successo di Guglielmo il maresciallo nel riconquistare Lincoln fu una vittoria schiacciante per i monarchici. I ribelli erano stati sconfitti e i loro alleati francesi furono cacciati dall'Inghilterra. Guglielmo il maresciallo si concentrò sulla stabilità del regno per il giovane re Enrico III. Per mantenere il supporto dei ribelli, nel 1217 venne posto un sigillo reale che approva la ripubblicazione della Magna Carta, limitando il potere della monarchia. Molti baroni possedevano terre sia in Inghilterra che in Normandia, ma ora dovevano fare una scelta. Da che parte della Manica si sarebbero stabiliti? Molti scelsero l'Inghilterra. Il regno a cavallo della Manica era finito, stabilendo una chiara identità inglese. Ma l'impatto dei Normanni sull'evoluzione dell'Inghilterra si percepisce ancora oggi. Quasi 1000 anni dopo, i castelli e le cattedrali normanne ancora in piedi dominano il paesaggio. Al centro della città moderna, la fortezza di Guglielmo il Conquistatore, la Torre di Londra, resta un potente promemoria del loro retaggio. Ma è l'influenza invisibile dei Normanni che perdura.
L'invasione normanna cambiò la lingua inglese e stabilì le fondamenta del Parlamento e del governo moderno. E tutto questo perché un uomo, Guglielmo il Conquistatore, pretese la corona inglese che credeva fosse sua di diritto. I Normanni conquistarono una nazione e cambiarono il corso dell'Inghilterra per sempre.